Ciao a tutti, ma lo sapevate che aprendo il frutto delle nespole, quello che si trova al supermercato per intenderci, all'interno si trovano queste palline marroni, che non sono nient'altro che i semi, e con dei semplicissimi trucchi si riuscirà ad ottenere nel giro di brevissimo tempo, in questo caso 7 giorni, delle piantine che cresceranno e faranno fiori e frutti ottimi senza innesto. Seguite, ma soprattutto rifate ciò che vi mostrerò nel video, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete felici di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto che sia molto maturo. Ve ne accorgerete perché nella parte esterna avrà un colorito arancione molto intenso. Se fosse addirittura al limite del marcio andrebbe addirittura meglio, perché più un frutto è maturo e più all'interno ci sarà la possibilità di trovare dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. Dopodiché prendere un coltello e aprire il frutto a metà, stando attenti a non incidere quelle palline che sono all'interno, che non sono nient'altro che i semi. E una volta aperto il frutto, questo è ciò che c'è all'interno. Ci sono dei semini, mediamente sono da 2 a 6, ma è davvero facile trovarne 6. Considerate che questi sono ricoperti da una membrana. Quando li estrarrete dal frutto, dovranno essere lavati questi semi, perché se non lo farete ci sarà il pericolo che i residui del frutto possano creare funghi, muffe o batteri. O peggio ancora richiamare degli animaletti che, con l'intento di mangiarsi la membrana, poi, se dovessero nascere le giovani piantine, potrebbero mangiare anche loro. Estratti e lavati i semi, questo è ciò che si è ottenuto, quindi si potrà procedere con le operazioni di semina vera e propria. Nel giro di circa 30 giorni si inizieranno a vedere le prime piantine spuntare, però nell'ipotesi che vogliate abbattere i tempi esiste un trucco che io reputo davvero molto valido, ovvero quello di passare da un seme come questo, che è insomma provvisto ancora della pellicina, così come madre natura l'ha fatto, a un seme invece come questo, quindi privato della pellicina, perché la pellicina è una vera e propria barriera che sì protegge il seme, però aumenta i tempi di germinazione. E per farvi vedere se questa tecnica è davvero valida, farò un esperimento, quindi procederò con la semina sia con la pellicina che senza, e vi farò vedere l'enorme differenza alla fine che c'è tra una germinazione e l'altra. Primo metodo. Nell'ipotesi che voi vogliate ottenere la piantina in tempi davvero ristretti, allora non resterà altro che spellare letteralmente il seme. Basterà anche semplicemente con le dita, con le unghie, andare ad incidere leggermente la pellicola marrone e questa verrà via davvero facilmente. Nell'ipotesi che non ce la facciate con le dita, basterà anche prendere semplicemente un piccolo coltellino ed incidere, però mi raccomando, quando lo farete, limitatevi alla pellicina marrona, non andate oltre perché potreste rischiare di danneggiare il seme e quindi poi da lì non nascerebbe la pianta. Tirata via la pellicina, questo è il risultato che si è ottenuto. Provo a mostrarvi il punto esatto nel quale poi, se tutto andrà bene, nasceranno le radici e il germoglio. È proprio questo piccolo puntino che c'è in uno dei due estremi del semino. Quindi mi raccomando, quando farete questa operazione è proprio questo che dovrete stare attenti a non danneggiare. Una volta spellato il seme, procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente, aprirlo, inserire all'interno dei dischetti, quelli che si usano per struccarsi, per intenderci, andare ad adagiare sul primo il semino, in questo modo, dopodiché coprire col secondo dischetto e con un vaporizzatore bagnare il tutto in modo che i dischetti siano soltanto leggermente umidi, non zuppi. E una volta fatto, chiudere il tutto e posizionare il contenitore in un punto dove prenda molta luce, ma non irragire il sole diretti. E riprendendo il tutto dopo soltanto 7 giorni, questo è ciò che si è ottenuto. Eccolo qua, il semino ha generato una radice perfetta. Tirandolo fuori, questo è il risultato. Non resterà altro che mettere lui all'interno di un vasetto con del terreno. Semina. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con del terreno che sia soffice e drenante. Anche universale andrà benissimo, perché considerate che il nespolo è una delle poche piante che davvero a livello di terra non ha esigenze particolari. Dopodiché inserire il tutto avendo l'unica accortezza di mettere la radice verso il basso, così. E fate attenzione a non romperla, perché se si dovesse rompere avreste compromesso tutto il lavoro fatto sinora. Quindi adagiarlo, dopodiché coprirlo col terreno e rinzaffare il tutto molto delicatamente. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare abbondantemente. Secondo metodo. Estratti i semi, procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente. Se fosse trasparente sarebbe davvero l'ideale. Dopodiché un tovagliolino, mi raccomando in stoffa, non in carta, andarlo ad inserire all'interno, poi prendere i semi e poggiarli in questa maniera. Così. Dopodiché chiudere il tutto, prendere un vaporizzatore e bagnare il tovagliolino in modo che sia umido, non zuppo, ma soltanto leggermente umido. Dopodiché chiudere il contenitore e posizionare lui in un punto dove prenda molta luce
Trascorso poco più di un mese, riprendendo il tutto e aprendo, si può notare che all'interno tutti i semini che abbiamo inserito hanno generato delle radici, quindi con un successo del 100%. Questo, come il primo metodo, è davvero un ottimo metodo per poter ottenere delle piantine. Infatti, riprendendo i semini, guardate, si vede chiaramente la radice e il germoglio all'apice, però la differenza sostanziale tra il primo metodo e il secondo sono le tempistiche, perché nel primo metodo, dopo soltanto 7 giorni, abbiamo ottenuto gli stessi risultati che si sono ottenuti con questo metodo dopo 32 giorni. Però guardate le radici e il germoglio, se si va a guardare all'apice, qui addirittura si è creato un germoglio perfetto. Quindi arrivati a questo punto non resta altro che prendere un vasetto, proprio come abbiamo fatto precedentemente col primo metodo, ed andare ad inserire il tutto all'interno. Stesso diametro, quindi prendere un cucchiaino, fare un foro nel centro, insomma facendo molta attenzione a non rovinare le radici quando lo si andrà ad inserire, mettere le radici verso il basso, il germoglio verso l'alto, dopodiché inserire, rinzaffare il terreno tutto intorno e bagnare molto abbondantemente. Primi risultati. Trascorsi all'incirca 10 giorni da quando si sono inseriti i semini con le radici all'interno della terra nel vasetto, sia che abbiate utilizzato il primo metodo oppure il secondo, si dovrebbero iniziare a vedere le piantine spuntare fuori dal terreno e dovrebbero essere alte all'incirca 1 centimetro. Se si va a guardare all'apice, queste hanno un germoglio davvero molto piccolo e delle foglioline piccolissime. Mi raccomando, in questa fase non toccatele perché sono molto delicate, se si dovessero rompere ora la pianta non crescerebbe più. Arrivati al 30° giorno le piantine si dovrebbero sviluppare e diventare alte circa 4-5 cm e all'apice le foglioline che prima erano davvero molto piccine si dovrebbero sviluppare e diventare leggermente più grandi e addirittura oltre alle prime 2 dovreste vederne altre 2, quindi per un totale di 3 o 4, a seconda insomma di come la pianta si svilupperà. E riecco la piantina al 65° giorno. Guardate come le foglioline si siano ingrandite e abbiano assunto un colore di un verde acceso e decisamente sano. Non resterà davvero altro che continuare a bagnare la piantina ogni volta che il terreno si asciugherà e mi raccomando, al momento evitare i raggi del sole diretti. Arrivati al 4° mese, la pianta è diventata alta circa 20 cm e le sue foglie si sono sviluppate ulteriormente, sono lunghe più di 13 cm, una dimensione importante ma non ancora come quando la pianta diventerà adulta. La cosa importante è che, oltre ad essere bella adesso esteticamente, sia sana, infatti non c'è tracce di funghi, muffe o batteri né sulle foglie, né sullo stelo, né tantomeno sul pane radicale. Trascorsi poco più di 2 anni riprendendo il tutto, questa è la pianta che si è ottenuta, è alta più di 1 metro, le sue foglioline superano i 23 cm e devo dire che esteticamente è davvero bellissima. Infatti io lo considero una pianta a tutti gli effetti ornamentale, ma la cosa bella è che farà fiori e frutti addirittura all'interno di un vaso sul balcone senza neanche il bisogno di doverla innestare, quindi praticamente con una fatica pari a zero e soprattutto con un costo pari a zero, perché ricordiamoci che questa è nata dagli scarti di un frutto che comunque avremmo mangiato. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché questa è un'operazione che a voi non costerà nulla, però per me è importante perché mi aiuterà a fare crescere il canale. Quindi detto questo un saluto e al prossimo video.